Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento che è il primo argomento della serie, diciamo, più avanzata della collana di video dedicate al pianoforte, e che è l'armonizzazione. Quando vediamo un pianista che suona libero, spesso uno dice: ma cosa sta suonando? Perché le posizioni che vede sono particolarmente dense, perché a volte un accordo uno mette e magari c'è scritto La bemolle settima, uno lo vede e dice: ma La bemolle non c'è, che accordo è, che note sono, cosa ci mette dentro? Ok, ovviamente non è una cosa che si fa subito, non esistono metodi mistici per all'improvviso suonare queste cose. C'è il fatto sicuramente che se uno procede con un certo metodo e costruisce mano a mano queste posizioni, ovviamente arriva a dominarle, ma c'è un metodo costruttivo e si comincia in maniera semplice e alla portata, diciamo, di una persona che mediamente conosce gli accordi, ha un minimo di concezione di cos'è un'analisi armonica, cos'è una struttura, i colori degli accordi, sa quali note fondamentali ci sono in un accordo e quindi può procedere a fare questa cosa. Se questa non è la vostra condizione, io vi consiglio vivamente di andare a vedere i video prima e di allenarvi a diventare veloci, perché abbiamo detto 1000 volte, la cosa più importante per un musicista è la velocità del pensiero, poi la velocità dell'orecchio e poi l'occhio e le mani sullo strumento. Ok? Allora, come si procede? Si comincia a costruire una struttura portante che è fatta dai due limiti, il basso e la melodia, e le due note che danno la caratteristica armonica, il colore dell'accordo sottostante. Prendiamo un pezzo che spero che tutti quanti voi conosciate, che si chiama All the Things You Are. La melodia è questa. Il basso, quindi la tonica degli accordi, è questo, e vi dico anche gli accordi: Fa minore, Si bemolle minore, Mi bemolle settima, La bemolle maggiore, Re bemolle maggiore, Re diminuito, Re minore settima, quinta bemolle, Sol settima, Do maggiore. Quindi chi ha pratica di analisi armonica intravede in queste prime 8 battute due differenti tonalità. La prima struttura è: i prime 5 battute sono in La bemolle ed è sesto grado, Fa minore, Si bemolle minore secondo grado, Mi bemolle settima quinto grado, La bemolle maggiore primo grado, Re bemolle maggiore quarto grado, e poi modula, va a Do e fa Re diminuito, Sol settima, Do, con il classico 2-5 modal interchange. Quindi insieme questi due limiti procedono così. Quindi, qual è la tendenza, diciamo, dei pianisti meno esperti? Quella di disporre le tre cose fondamentali che sono basso, melodia e armonia, dividerle tra le due mani, quindi due da una parte e una dall'altra, quindi una fa il basso e l'altra fa melodia e accordi, oppure si fa basso e accordi da una parte e solo la melodia dall'altra parte. Ovviamente, essendo tre cose e due mani, invece la modalità più equilibrata per distribuire questi tre elementi è 1,5 da una parte e 1,5 dall'altra. Quindi come si fa? Come si comincia? Si comincia costruendo una armonizzazione a 4 voci in cui all'esterno ci sono il basso e la melodia e al centro ci sono terza e settima. Ora attenzione, perché queste terza e settima vanno messe vicine in maniera da tenere il baricentro dell'accordo stabile in una zona centrale piccola, che è più o meno questa decima qua. Quelli che hanno studiato i 2-5, i 4 colori eccetera sanno già automaticamente dove mettere queste due note. Quindi, riepilogando, 3 elementi:
basso, melodia e le due note guida che definiscono il colore degli accordi, quindi terza e settima o settima e terza a seconda della conduzione delle voci, al centro. Fa minore, terza e settima, si bemolle minore, settima e terza, mi bemolle settima, re bemolle maggiore, re diminuito o minore settima, quinta bemolle che dir si voglia, sol settima, ok? Quindi suonerebbe, diciamo, in maniera definitiva così. Che è già un buon risultato, cioè nel senso già suona organico, equilibrato, gli accordi sono chiari. E a questo punto che cosa succede? Succede che si definiscono tre spazi, cioè tra limite inferiore, basso e prima nota guida, fra nota guida e fra nota guida e melodia, questi tre spazi che poi vanno riempiti con altri colori, che è una cosa che vedremo in seguito, ma abbastanza, diciamo, semplice. Poi se però vedete chiaramente basso, melodia e le due note guida, o terza e settima o settima e terza, io vi consiglio di fare almeno una decina di brani, che magari vi consiglio anche sotto il video, faccio una lista di brani che hanno una serie di cose armoniche che vi fanno incontrare quelle difficoltà che poi sono sempre le stesse e che spostano la melodia in un certo modo, quindi uno magari si trova tentato ad andare su, eccetera eccetera. Vi assicuro che se fate questa cosa e se diventate agili a costruire queste impalcature, dopo il resto viene abbastanza naturalmente e potete iniziare a fare cose più interessanti. Tipo questa. Buon lavoro.